Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Celecoxib Sandoz SPA. Ultimo aggiornamento 25 marzo 2022. Cos'ha Celecoxib Sandoz? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Celecoxib Sandoz durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Celecoxib Sandoz? Celecoxib Sandoz è un farmaco a base del principio attivo Celecoxib, appartenente alla categoria degli analgesici FANS, inibitori della COX-2 e nello specifico Coxib. È commercializzato in Italia dall'azienda Sandoz SPA. Celecoxib Sandoz può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Celecoxib Sandoz 200 mg 20 capsule rigide. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare Sandoz SPA. Ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo Celecoxib. Gruppo terapeutico analgesici FANS, inibitori della COX-2. Forma farmaceutica capsula. Indicazioni. Celecoxib Sandoz è indicato negli adulti per il trattamento sintomatico dell'osteoartrosi, dell'artrite reumatoide, della spondilite anchilosante. La decisione di prescrivere un inibitore selettivo della cicloossigenasi 2, COX-2, deve essere basata su una valutazione dei rischi globali del singolo paziente, vedere paragrafi 4, 3 e 4, 4. Posologia. Poiché i rischi cardiovascolari di Celecoxib possono aumentare con il dosaggio e con la durata dell'esposizione, la durata del trattamento deve essere la più breve possibile e deve essere utilizzato il dosaggio giornaliero minimo efficace. La necessità di trattamento e la risposta alla terapia devono essere rivalutati periodicamente, specialmente nei pazienti con osteoartrosi, vedere paragrafi 4, 3, 4, 4, 4, 8 e 5, 1. Osteoartrosi. La dose giornaliera raccomandata è di 200 mg una volta al giorno in 2 dosi separate. In pazienti in cui il sollievo dei sintomi non sia dimostrato sufficiente, una dose da 200 mg 2 volte al giorno può aumentare l'efficacia. Dopo 2 settimane di trattamento, in assenza di un maggiore beneficio terapeutico, si devono valutare altre alternative terapeutiche. Artrite reumatoide. La dose iniziale giornaliera raccomandata è di 200 mg in 2 dosi separate. Se necessario, la dose può essere successivamente incrementata fino a 200 mg 2 volte al giorno. Dopo 2 settimane di trattamento, in assenza di un maggiore beneficio terapeutico, si devono valutare altre alternative terapeutiche. Spondilite anchilosante. La dose giornaliera raccomandata è di 200 mg una volta al giorno in 2 dosi separate. In pazienti in cui il sollievo dei sintomi non sia dimostrato sufficiente, una dose da 400 mg una volta al giorno o in 2 dosi separate può aumentare l'efficacia. Dopo 2 settimane di trattamento, in assenza di un maggiore beneficio terapeutico, si devono valutare altre alternative terapeutiche. La dose massima giornaliera raccomandata è pari a 400 mg per tutte le indicazioni. Popolazioni speciali. Anziani, 65 anni. Come negli adulti più giovani, inizialmente si devono utilizzare 200 mg al giorno. Se necessario, la dose può essere successivamente incrementata fino a 200 mg 2 volte al giorno. Si richiede particolare attenzione nei pazienti anziani con peso corporeo inferiore ai 50 kg, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Popolazione pediatrica. L'uso di Celecoxib non è indicato nei bambini. Metabolizzatori lenti del CYP2C9. Ai pazienti che presentano una riduzione a euro accertata o sospetta a euro dell'attività metabolica per il CYP2C9 sulla base del genotipo o di storia/esperienze precedenti con altri substrati del CYP2C9, bisogna somministrare Celecoxib con cautela, poiché il rischio di reazioni avverse dose dipendenti aumenta in questi pazienti. In questi casi si deve considerare di dimezzare la dose minima raccomandata, vedere paragrafo 5, 2. Compromissione epatica. In pazienti con moderata alterazione della funzionalità epatica accertata, con albumina sierica compresa tra 25 e 35 g/L, il trattamento deve essere iniziato con metà della dose raccomandata. L'esperienza clinica in questo gruppo è limitata ai pazienti con cirrosi epatica, vedere paragrafi 4, 3, 4, 4 e 5, 2.
Danno renale. L'esperienza clinica in pazienti con danno renale lieve o moderato trattati con celecoxib limitata. Pertanto si consiglia di trattare con cautela questa categoria di pazienti, vedere paragrafi 4, 3, 4, 4 e 5, 2. Modo di somministrazione. Uso orale. Celecoxib può essere assunto con o senza cibo. Per i pazienti che hanno difficoltà a deglutire le capsule, il contenuto di una capsula di celecoxib può essere aggiunto al succo di mela, pappa di riso, yogurt o banana schiacciata. Per fare ciò, l'intero contenuto della capsula deve essere accuratamente svuotato su un cucchiaino raso di succo di mela fresco o a temperatura ambiente, pappa di riso, yogurt o banana schiacciata e deve essere ingerito immediatamente con 240 ml di acqua. Il contenuto della capsula versato su succo di mela, pappa di riso o yogurt è stabile per un massimo di 6 ore in condizioni refrigerate, 2,8 AC. Il contenuto della capsula versato su purè di banana non deve essere conservato in condizioni refrigerate e dovrebbe essere ingerito immediatamente. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli excipienti, elencati al paragrafo 6, 1. Ipersensibilità nota alle sulfonamidi. Ulcera peptica attiva o sanguinamento gastrointestinale, GI. Soggetti nei quali si sono verificati accessi asmatici, rinite acuta, polipi nasali, edema angioneurotico, orticaria o reazioni di tipo allergico dopo prima assunzione di acido acetilsalicilico o di altri farmaci antinfiammatori non steroidei, FANS, inclusi gli inibitori della cicloossigenasi, 2, COX, 2. Donne in gravidanza e donne in età fertile che non fanno uso di adeguate misure contraccettive, vedere paragrafo 4, 6. Celecoxib ha mostrato la capacità di causare malformazioni nelle due specie animali studiate, vedere paragrafi 4, 6 e 5, 3. Il potenziale rischio per l'uomo derivante dalla somministrazione durante la gravidanza è sconosciuto, ma non può essere escluso. Allattamento, vedere paragrafi 4, 6 e 5, 3. Grave insufficienza epatica, albumina sierica. 25 G/L o punteggio Killed Puga 0 Yen 10. Pazienti con clearance stimata della creatinina renale 30 ml/min. Infiammazione cronica dell'intestino. Insufficienza cardiaca congestizia, NII euro, IV. Cardiopatia ischemica, arteriopatia periferica e vasculopatia cerebrale accertate. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Effetti gastrointestinali, GI. Complicazioni a carico del tratto gastrointestinale superiore e inferiore, perforazioni, ulcere o sanguinamenti, alcune delle quali risultanti fatali, sono state riscontrate in pazienti trattati con celecoxib. Sì, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Interazioni farmacodinamiche. Anticoagulanti. L'attività anticoagulante deve essere monitorata particolarmente nei primi giorni successivi all'inizio del trattamento o alla modifica del dosaggio di celecoxib in pazienti che assumono varfarino o altri, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Celecoxib Sandoz insieme ad altri farmaci come Euroscoumadina Euro, Eurosinturma Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere celecoxib Sandoz durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere celecoxib Sandoz durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Studi negli animali, ratto e coniglio, hanno evidenziato una tossicità sulla funzione riproduttiva, incluse malformazioni, vedere paragrafi 4, 3 e 5, 3. L'inibizione della sintesi delle prostaglandine potrebbe avere effetti avversi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. I pazienti che avvertono capogiri, vertigini o sonnolenza durante il trattamento con celecoxib devono evitare di guidare o usare macchinari. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse sono elencate secondo la classificazione sistemica organica e suddivise per frequenza nella tabella 1, in base ai dati emersi dalle fonti seguenti. Reazioni avverse segnalate in, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono stati evidenziati casi di sovradosaggio. Dosi singole fino a 1200 mg e dosi multiple fino a 1200 mg 2 volte al giorno sono state somministrate in volontari sani per 9 giorni senza che si siano verificati eventi avversi clinicamente significativi.
In caso di sospetto sovradosaggio occorre fornire assistenza medica appropriata, ad esempio lavanda gastrica, supervisione medica e, se necessario, l'istituzione di un trattamento sintomatico. Non si ritiene che la dialisi possa essere un metodo efficace per l'eliminazione del principio attivo dato il suo elevato legame con le proteine plasmatiche. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antinfiammatori e antireumatici, Coxib, codice ATCM01A01. Meccanismo d'azione. Celecoxib ha un inibitore selettivo della cicloossigenasi 2, COX-2, efficace per via orale, quando somministrato alla dose di efficacia clinica. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Celecoxib è ben assorbito e raggiunge il picco plasmatico dopo circa 2-3 ore. L'assunzione di celecoxib a stomaco pieno, pasto ricco di grassi, ritarda l'assorbimento di circa 1 ora, dati preclinici di sicurezza. Sulla base di studi convenzionali di tossicità a dosi ripetute, mutagenicità o carcinogenicità, al DLA di quelli affrontati nei paragrafi 4, 6 e 5, 1, i dati di sicurezza non, elenco degli eccipienti, granulato, lattosio monoidrato, povidone, e 1201, crosscarmellosa sodica, e 468, sodio lauril solfato, e 487, magnesio stearato, e 572, capsula, gelatina, e 441, titanio diossido, e 171, ossido di ferro giallo, e 172, 100 mg capsula rigida. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di celecoxib Sandoz a base di celecoxib sono Celartrox, Celebrex, Celecoxib Alter, Celecoxib Aurobindo, Celecoxib Doc generici, Celecoxib EG, Celecoxib Milan, Celecoxib Pensa, Celecoxib Technigen, Celecoxib Teva, Celecoxib Viatris, Celecoxib Zentiva, Coxib N. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.